Salve, oggi volevo presentarvi questo nuovo materiale che ho appena introdotto nella piattaforma e che riguarda il sistema EURES, che è uno strumento che la Comunità Europea, per il tramite della Commissione, mette a disposizione di tutti i cittadini comunitari e di tutti coloro che nel territorio comunitario risiedono stabilmente, pur non essendo cittadini comunitari, per cercare lavoro, per far sì che ci sia la mobilità in Europa non soltanto delle merci ma anche dei lavoratori, per dare l'opportunità a chi non trova lavoro nel suo paese di poter provare a cercarlo in un altro paese della Comunità Europea. Però non è detto che con questo sistema di sicuro si trova il lavoro all'estero, però è un sistema per provarci in maniera concreta. Allora, vediamo come funziona. In questa prima diapositiva, che è l'indice, poi ce ne sono soltanto altre tre che riguardano queste tre categorie di soggetti che vanno a cercare lavoro. Qui in questa prima diapositiva abbiamo messo innanzitutto il link alla pagina Facebook, all'account Twitter di EURES, dove si possono trovare tutte le novità che vengono pubblicate in merito. Poi qui c'è scritto tutorial su queste diapositive, nel senso che qui metterò il link alla fine di questa registrazione, dopo che avrò pubblicato questo tutorial su YouTube. Ci metterò il link di YouTube di modo che poi ve lo possiate andare a rivedere se vi sarà piaciuto e se lo riterrete utile. Poi questo è il sistema EURES, queste 4 caselline in verde. Allora, ci sono una serie di adempimenti che tutti devono espletare per cercare lavoro con il sistema EURES, a prescindere dal fatto che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, per i quali ci sarà il programma Il mio primo lavoro EURES, o un'età superiore a 35 anni, per i quali ci sarà il programma Reactivate, o a prescindere dal fatto che siano studenti, docenti e ricercatori, per i quali ci sarà un'altra modalità di cercare lavoro con EURES, a prescindere dall'età che abbiano queste persone. Quindi andiamo a vedere gli adempimenti per tutti. Cosa ho fatto in queste 3 semplici diapositive? Ho rimesso insieme, ho riclassificato tutte le informazioni trovate nel sito della Comunità Europea, nel sito di EURES e anche nei siti delle regioni, per creare proprio una scaletta di adempimenti e contemporaneamente anche di informazioni per non perdersi all'interno di questo per non perdersi all'interno di questa molteplicità di informazioni da cui io a fatica ho tirato fuori questo schema. Quindi questa serie di adempimenti sono per tutti. Innanzitutto bisogna andare sul portale europeo della mobilità professionale di EURES, cliccando su questa casellina, e creare il proprio account. Dopodiché devo scrivere il mio curriculum, lo scriverò su carta, lo scriverò su un file del computer, questo non importa, l'importante è che cliccando su questa casellina segua i consigli di EURES per la compilazione del curriculum. Una volta steso il curriculum, allora sì, lo andrò a caricare sul portale scegliendo dalla tendina il mio CV. Quindi cliccherò su questa casellina e poi dalla tendina sceglierò il mio CV e là inserirò tutto quello che ho scritto precedentemente sul computer o su carta. Poi sempre da questa pagina, cliccando qui, andrò a selezionare gli impieghi che io desidero ricoprire. Cliccando qui andrò a creare il passaporto delle mie competenze e poi alla fine creerò un profilo di ricerca. Questo profilo di ricerca sarà importante perché se io ad esempio voglio lavorare nel campo della contabilità, mi invierà periodicamente tutte le offerte che ci sono nel campo della contabilità in relazione alla posizione lavorativa sulla contabilità in tutta Europa. E di offerte ce ne sono veramente a centinaia di migliaia, nemmeno a migliaia, a centinaia di migliaia. E una volta che sono stati fatti questi passaggi, allora qui si va a distinguere a quale categoria si appartiene, perché allora ci sono opportunità diverse e procedimenti, anche seppur leggermente diversi. Diciamo subito della categoria di chi proviene dal mondo accademico, dal mondo dei politecnici, o anche chi è semplicemente uno studenti, docenti, ricercatori. Cliccando qui possono trovare tutte le opportunità che li riguardano. Mentre un pochino più articolato è per coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 35, ora io i link non ve li apro perché sennò ci vorrebbero 2 ore. Leggermente diverso è il procedimento per chi ha un'età compresa tra i 18 e i 35 anni,
per i quali il sistema Iures prevede il programma Il mio primo lavoro Iures, e quelli che invece hanno un'età superiore ai 35 anni, per i quali il sistema prevede il programma Reactivate. Allora, vediamo la prima categoria, coloro che hanno tra i 18 e i 35 anni. Cliccando in questa casellina qua su in alto si può andare alle informazioni generali sul programma Il mio primo lavoro Iures. Qui trovate un video di presentazione della commissione, di durata brevissima, vi do alcune informazioni sul programma. Qui ci sono una serie di domande e risposte qualora ci siano dei dubbi, sicuramente dei dubbi ci saranno, quindi magari è bene guardarle subito. Qui in questa barra in nero, con all'interno queste caselline, trovate i documenti relativi a questo programma, il mio primo lavoro Iures, un opuscolo, i servizi, la guida e un'ulteriore serie di domande e risposte. Allora, cosa devo fare se voglio trovare lavoro con questo sistema? Devo registrare il mio curriculum, dopo averlo già registrato dall'altra parte, lo devo registrare sul mio primo lavoro Iures. Poi devo creare la tessera professionale elettronica, se ho una professionalità per cui è possibile fare il riconoscimento elettronico, non il classico riconoscimento, ma la mia laurea in medicina presa in Italia, che cosa vale in Olanda, il corso da infermiere o da operatore sociosanitario che ho fatto in Italia, vale di là? Ecco, allora qui è possibile adeguare in via cartacea tutte le professioni, ovviamente nell'ambito della Comunità Europea, ma ci sono alcune professioni, sono soltanto 5-6 mi sembra, le trovate qua dentro, tra le quali mi ricordo con certezza c'è l'infermiere, su cui questo procedimento di riconoscimento si può fare telematicamente da qui, senza dover produrre nulla in nessun ufficio. Dopo aver registrato il curriculum e aver creato la tessera professionale elettronica, se rientro in una di quelle categorie per le quali adesso si può fare il procedimento elettronico, allora andrò poi a cercare lavoro. Cerco lavoro e qui vedete ci sono queste 3 caselline in blu. Io ho messo in evidenza, ovviamente, tutte queste caselline sotto le caselline blu sono cliccabili. Ho messo in evidenza chi mi può aiutare a cercare lavoro, dove lo cerco e i benefici economici. Parliamo subito dei benefici economici, così li togliamo, nel senso che questo programma, per chi cerca lavoro e per chi va a lavorare in un altro paese della Comunità Europea, mette a disposizione anche dei soldi per fare cosa? Dei soldi per muoversi e andare a sostenere il colloquio all'estero, dei soldi per il trasferimento all'estero, nel caso in cui poi veramente si trovi lavoro, e dei soldi per studiare la lingua del paese in cui si va a lavorare, o per perfezionarsi nella lingua, se magari già la si conosce, per perfezionarsi in quella lingua. E a chi posso rivolgermi se mi serve un aiuto per cercare lavoro tramite Iures? Innanzitutto c'è una chat, cliccando qui io accedo alla chat di Iures e trovo tutta una serie di paesi con cui io posso chattare, cioè trovo tutta una serie di persone, ovviamente del sistema Iures, in Germania, in Olanda, in Francia, con cui posso chattare in tempo reale. Entrate qua dentro, a seconda dei paesi ci sono degli orari ben precisi in cui si può chattare. Oppure cerco sempre dal sito Iures il consulente in Italia, il mio consulente in Italia. Il consulente in Italia dove si trova? Si trova alla regione, perché questo programma poi è gestito dalle regioni. Quindi già da qui potete risalire al vostro consulente regionale, ma ci potete andare anche da queste 2 caselline. Queste 2 caselline vanno alla mia piattaforma servizioconsulenza-rd.it, nel senso che in tutte le work map, in tutte le mappe del lavoro, sia provinciali che regionali, trovate il servizio Iures, il link al servizio Iures, che va direttamente alla pagina Iures della regione. E quindi lì ci sono tutti i referenti, tutti i numeri di telefono, le mail, eccetera. Idem per i centri impiego, si va sempre alla piattaforma servizioconsulenza-rd.it e si può trovare immediatamente il nostro centro impiego. Quindi questi sono i soggetti a cui io posso fare riferimento per farmi aiutare in questo senso. Una volta fatto questo,
dove vado a cercare lavoro o con l'aiuto di queste persone? Se ho tra i 18 e i 35 anni potrò aspirare non solo a un lavoro comune al quale potranno aspirare anche quelli che hanno sopra i 35 anni, ma se sono sotto i 35 potrò anche aspirare alle posizioni dei contratti di apprendistato e dei tirocini, e cliccando qui vado alle posizioni sull'apprendistato, a quello che c'è da fare per accedere per avere un contratto di apprendistato. Cliccando sul tirocinio vado a vedere cosa devo fare per i tirocini e quali offerte di tirocinio ci sono negli altri paesi europei. Lavoro comune, dove vado a vedere? Cliccando qui trovo tutta una serie di organizzazioni che, ovviamente convenzionate con Iures, offrono lavoro a cittadini stranieri, cioè degli altri paesi della comunità. E qui trovo le fiere del lavoro europee e i giorni in cui ci sono i reclutamenti, dove ci sono gli stand con i reclutamenti, quindi le fiere di tutta Europa. Qui ci sono le posizioni per tutti, che varranno anche per quelli sopra i 35, qui ci sono le posizioni solo per i giovani, e qui c'è una particolare categoria di offerte di lavoro, cioè quelle posizioni di lavoro per le quali in quel paese c'è difficoltà di reperimento di personale, di figure professionali. E questo è riservato solo ai giovani, solo a quelli dai 18 ai 35 anni. Torniamo all'indice e andiamo a quelli di età superiore ai 35 anni, il procedimento più o meno lo stesso, anche qui da quassù trovate le informazioni generali sul programma Reactivate, e qui i documenti per le informazioni, l'opuscolo, i servizi, la guida. Qui bisognerà registrare un account, una volta cliccando qui su registrazione account. Una volta registrato l'account si dovrà registrare il curriculum, poi si dovrà vedere cosa si deve fare per ottenere il riconoscimento della nostra qualifica di operatore sociosanitario, di laureato in medicina, eccetera, eccetera, e poi alla fine anche qui si andrà a cercare lavoro. Chi mi aiuta sono quelli di prima, con lo stesso sistema di prima, ovviamente anche qui ci sono tutti i link, dove cerco idem per quelli tra 18 e 35, idem nel sistema di ricerca, le organizzazioni, le fiere del lavoro, le posizioni per tutti, che abbiamo visto anche di là per quelli tra 18 e 35, queste prime tre opzioni, e poi ci sono qui delle offerte specifiche per questo programma Reactivate, cioè per quelli che hanno sopra i 35 anni, delle offerte solo per loro. Anche chi si muove con Reactivate avrà diritto a dei benefici economici per il colloquio, per il trasferimento, qui ci sono tutti i link che vi portano alle pagine esatte per avere tutte le informazioni, per la formazione linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche, e qui c'è un'ulteriore indennità, cioè un'ulteriore aggiunta di soldi se a trasferirsi non è solo la persona che deve lavorare, ma sono anche i membri della sua famiglia. Detto questo, io vi auguro una buona navigazione in queste diapositive e speriamo che vi siano utili per, qualora voi lo vogliate, trovare qualche bella posizione di lavoro in un altro paese della Comunità Europea. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo tutorial.